Buongiorno a tutti e buon appetito. Spero che adesso si senta, perché prima non si sentiva e ho apportato delle correzioni che dovrebbero risultare risolutive. Speriamo che si senta. Benissimo, allora ho capito cos'è il problema di quando non si sentiva, quindi possiamo andare avanti. Finalmente ho risolto questo enigma che ci ha perseguitato per quanto? 20 giorni, voglio dire, vabbè, non siamo esperti di queste cose, però è bello. Allora, buon appetito, dicevo, buon giovedì, oggi è una buona giornata, il giovedì è un bellissimo giorno, dovreste dedicarlo a tutto ciò che è espansività, a tutto ciò che è amore, tutto ciò che è religiosità interiore, tutto ciò che è la tranquillità, la gioia, l'allegria, l'amare i propri figli, la propria moglie, il proprio marito, insomma, tutto ciò che può espandere. Mangiare anche, perché Giove è mangiare. Mangiate il giusto, mi raccomando. Allora, vorrei parlare dell'astrologia alchemica della scienza ammonia. Siccome sta per essere istituito tra i tanti corsi, appunto, anche questo, ma mi ha chiesto l'altro giorno, ma perché li spezzetti tutti? Come posso, cioè mica posso creare un istituto, dico ok, primo anno di questo si entra e si fanno le varie materie, anche nelle varie, cioè negli istituti, infatti c'è nelle scuole, questo avviene, nel centro che qui ho aperto avviene anche questo, sono le varie materie, se vogliamo, l'astrologia classica, l'astrologia genetliaca, l'astrologia mondiale, l'astrologia appunto alchemica, l'astrologia magica, poi c'è l'alchimia fisica, l'alchimia sottile, l'alchimia psichica, l'alchimia mentale, l'alchimia dei fluidi, l'alchimia di coppia e altra tipologia. Poi c'è la magia di diverse tipologie, poi ci sono le varie arti divinatorie, tutte le varie arti divinatorie, quindi che si imparano e tanto altro. C'è lo studio completo di ciò che era la conoscenza dell'Accademia Platonica, la conoscenza della saggezza antica. Questa conoscenza della saggezza antica era divisa appunto in questo, anche se viene detto era divisa in matematica, geometria, musica, indicava queste cose. Agli antichi, che erano in contatto con le energie astrali del cosmo e della Terra, non interessava in pratica altro, gli interessava capire come agire fisicamente con l'alchimia per poter giungere a liberarsi. Ma è possibile? Beh, poco fa parlavo con una persona a cui voglio bene e mi diceva, ma è possibile se io so che devo fare un'azione sbagliata riuscire a non farla? Io ho detto sì, se lo sai, perché l'ignoranza è, ossia da ignorare, non sapere, non conoscere, è l'unica fonte di guai. L'ignoranza è la più grande maledizione che possa esistere sul pianeta e esisterà e esiste sempre. L'ignoranza porta direttamente a fare delle sciocchezze, a vivere male, a soffrire, eccetera, eccetera. Bene, i cieli con i loro movimenti ciclici ci hanno sempre dimostrato, ma anche la natura, che è fuori giorno, notte, che deriva dai cieli, ci hanno sempre dimostrato queste cose in maniera diversa. Ora, noi siamo in pratica così come dei pesci lessi che abboccano a ciò che viene detto da preti, ma anche da me stesso. Uno dice, ma perché devo chiedere te? No, dovete sperimentarlo, no? Sperimentatelo. Quindi, come ho sempre detto, non mi credete, non state di ha detto così, sperimentatelo. Ecco perché sono istituiti tanti corsi, quindi scuola lunare@gmail.com, scuola lunare@accademiamra.com. Ma questo fa parte di tutte le istituzioni, quindi voglio dire è normale, cioè le materie sono differenti e poi per potersi formare completamente. Infatti questa è la scienza ammonia, una scuola reale che insegna tutto. L'alchimia, la magia, l'astrologia, la cartomanzia, la divinazione, tutte le altre c'è possibilità di ascesa, tutte le branche possibili, però che hanno a che fare solo con lo spirito. Insegna anche delle tipologie, chiamiamolo così,
di yoga occidentale, delle tipologie anche di sciamanismo occidentale, quindi tutto ciò che è nella tradizione occidentale. Non si sposta più di tanto nella tradizione orientale perché c'è tanto, cioè è inutile parlare di tradizione orientale, ci sono i buddisti del Tibet, i buddisti dell'Indocina, ci sono i buddisti cinesi, quelli giapponesi, ci sono tutte le varie correnti indù di yoga, di shastra, di tantra, c'è tantissimo. E in Occidente la cosa che si è conosciuto maggiormente è stato la Golden Dawn, è stato poi in misura minore l'OTO, la Rosa Croce, in Italia Emmers, l'Ordine Osirideo, la Miriam e altri posti magari è stato diciamo, conosciuto altre tipologie di ordini che hanno, secondo il destino e secondo le prescrizioni antiche, veicolato certe parti di conoscenza. Ecco, quello che io voglio fare invece nel CAUM, il Centro Armonio Unico Mondiale, è quello di far unire, ma non perché prendo un po' di qua e un po' di là, perché viene dal filone della scienza armonia, tutte le scienze dello spirito, dell'anima, direttamente confluire in un unico posto. E ciò che vedrete anche nella nuova strutturazione per i corsi, il sito e tutto. Sarà tutto fatto in una maniera come era desiderio di due anziani che ho stimato moltissimo, che non sono più adesso dei nostri, sono tornati nell'iperuranio, diciamo così. Quindi al di là delle stelle, in modo che possano vivere la loro vita eterna di coscienza sublime. Allora, andiamo avanti. Cosa parla astrologia alchemica? Astrologia alchemica parla dei movimenti speciali di pianeti e poi eventualmente stelle e ciclicità legati solo ed esclusivamente alla nostra nascita e alle lavorazioni che noi possiamo fare con essa. Ora, è diversa dall'alchimia in generale e per farla sarebbe preferibile imparare prima un po' di alchimia vegetale e fare in modo da capire come si usano gli strumenti e poi entrare in qualcosa di più specifico in questa maniera. L'astrologia alchemica in pratica traspone tutto ciò che è materiale fisico, una volta che lo si è imparato ad usare, a percepire, a sostenere, nella dimensione astrale. Ponendolo nella dimensione astrale è possibile in quel momento avere un'azione già secondaria, non secondaria nel senso di che non vale, scusate, non secondaria in questa maniera, ma quando i corpi sono digiuni e io di digiuni ne faccio, e spero che lo facciate anche voi, ci si sente benissimo, però poi il corpo ogni tanto, no? Mi raccomando, fate spesso digiuno perché è un purificante naturale, non sempre, se non state bene, ma una volta ogni 15 giorni sarebbe utile, ok? Specialmente prima di mangiare adesso tutte le cose di Natale, perché poi con il Covid si rimane in casa, magari si mangia di più, si spezzecchetta, si fa, ok, mi raccomando, digiunate. Più che diete, digiunate. Io oggi ho solo mangiato un pochino di brodo con delle verdure dentro, 2 carote, del sedano, un pezzettino di patata, quindi basta. Quindi quello basta per purificare. Fatelo, perché? Perché oggi è giovedì e quindi il giovedì tende a portare le persone ad allargare, a fare, a eccedere. E se si vedono le statistiche classiche planetarie, questa è l'astrologia alchemica, si va a vedere che solitamente i pronti soccorsi o problemi di stomaco gastroenterici vengono dal giovedì al venerdì. Perché? Perché c'è questa influenza molto forte di uno dei 7 pianeti erranti, 7 signori. Bene, noi se sappiamo questo possiamo andare ad agire per appunto agire astrologicamente e alchemicamente. Astrologia alchemica significa mangiare le cose giuste nei giorni giusti, nei cicli giusti, perché solo mangiando le cose giuste nei cicli giusti e nei giorni giusti si riesce a fare qualcosa che non si riuscirebbe a fare normalmente. Perché? Perché si va a veicolare qualcosa di necessario e utile a livello ciclico e a livello cosmico dentro di noi.
Ora dovete capire che ogni cibo, che ogni liquido, ogni preparato che possiamo fare, deriva appunto da erbe, da minerali, animali, per chi mangia anche gli animali e cose varie, e quindi è necessario che non sia fatto così a caso, ma sia fatto con una scienza antica che prescriveva le varie lavorazioni che accadevano nella cucina. Non per niente cioè la cucina è il regno dell'alchimia, l'ho sempre detto, cioè, se volete veramente conoscere l'alchimia dovete cucinare, dovete mettervi in cucina con le mani ai fornelli, si impara da un'alchimia semplice e poi si sale su a un'alchimia molto alta. Quindi l'astrologia alchemica dà quella conoscenza di conoscere i vostri tempi di nascita, conoscere i vostri pianeti dominanti, conoscere le stelle che vi dominano a voi, quindi non tutte le stelle, non ci interessano tutte le stelle, no? Sentivo parlare una persona su YouTube che parlava di questo, cioè di astrologia, che tutte le stelle per noi hanno un significato, non è vero, perché semplicemente l'essere umano quando si incarna ci diciamo così, si accende nel cielo una nuova stella, quando lui appare nella materia. E quella stella ha delle connessioni particolari in determinate parti del cosmo che a volte non visibili nemmeno, che possano avere l'azione giusta, cosa che eventualmente se non fosse così si sarebbe veramente in balia del destino. Perché non si è in balia del destino? Si è in balia del destino per le cose a cui siamo destinati a fare. Ma se fossimo veramente in balia del destino, significherebbe essere come in una barca o in una nave in mezzo ai flutti, cioè non ci sarebbe requie, mentre invece noi siamo destinati a fare certe cose dalla stella nostra di nascita e quello faremo, non c'è niente da fare, a meno che non ci sia la conoscenza alchemica di lavorazioni che vadano a unire cielo e terra. Unendo cielo e terra con le varie lavorazioni, sia vegetali, sia minerali, sia metalliche, sia anche interne, si va direttamente a stimolare certi poteri dall'aria, cioè dall'alto, e svegliare invece certi poteri che sono nel basso, quindi nel tellurico dell'essere umano. Ma non solo, anche nel tellurico della Terra. Quindi l'astrologia alchemica non è solamente un'astrologia dei cieli e delle stelle o dei pianeti, ma è anche un'astrologia delle piante, per esempio, è un'astrologia dei metalli, è un'astrologia dei minerali. Difatti, per questa astrologia l'oro viene chiamato sole, la luna, cioè l'argento viene chiamato luna, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono direttamente tante cose che si possono fare. Cosa fa in concreto? Si va a studiare il natus, cioè quando si è nato, va a studiare quando ci si è incarnati e da questi due studi si va a vedere le dominanti della persona e gli si indica come, non dico come vivere, perché quello lo si può anche dire, ma non lo fa nessuno, a meno che non sia veramente, ma veramente intenzionato alla via. Ma invece si dice cosa mangiare, si dice quali operazioni fare, cosa distillare, cosa esaltare, quando, nel periodo giusto, nelle situazioni giuste. Quindi non è un'astrologia che va a spiegare il futuro, no. Quella è l'astrologia che stiamo facendo già, l'astrologia classica, no? Cioè l'astrologia che qui chiamata alchemica, lo dice il nome stesso, è trasmutazionale, cioè usa le conoscenze stellari, planetarie, degli elementi, delle case, degli orari, della domificazione, eccetera, eccetera, per andare ad ottenere effetti miscelandoli con, da buona alchimia, con piante, alberi, erbe, pietre, minerali, eccetera, eccetera, eccetera. Bene? Questo porta ad una reazione, porta sempre ad una reazione dell'essere fisico che agisce e non più reagisce.
Cioè, prima è la reazione, no? Magari se ne accorge chi lo fa, però poi dopo la reazione c'è un attimo di calma e si entra nell'azione. Non posso spiegare com'è la differenza tra azione e reazione. La reazione è una reazione a qualcosa, l'azione parte dall'interno e si proietta direttamente verso qualcosa. Quindi bisogna percepirla e sentirla prima di poterla capire. Questo corso che partirà anche prima con un seminario, quindi faremo, ci gestirò, questa è la nuova, diciamo, politica delle cose, cioè la nuova idea di partire con un corso in modo che le persone, un corso conoscitivo, se gli interessa, cioè vengono, e poi se gli interessa continuano, se no rimane il seminario, poi sarà fatto un secondo seminario, eccetera, eccetera, ma per chi è interessato si va ad affrontarlo. Quindi ci sono dei piccoli seminari per insegnare cioè le basi, è un pochino, ecco, facciamo questo esempio, è un pochino come quando ti dicono vuoi imparare il computer? Windows o Apple crea dei corsi per insegnarti i pacchetti. Allora tu vai, sei lì, impari, che ne so, Adobe, Photoshop, impari come si usano i pacchetti di, che ne so, di video, impari come si usa l'Excel, impari, insomma, le applicazioni. Ma a te ti può bastare. Magari poi vai nuovamente per imparare altre cose, ma sempre su questo livello. Quindi cose già fatte che tu vai a praticare e ti danno quello che vuoi. Però c'è chi dice, ok, non è che sì, ho imparato, ma che cosa c'è dietro l'applicazione? Voglio imparare non solo l'applicazione, voglio imparare com'è l'architettura del computer, voglio imparare com'è l'architettura dei software, voglio imparare come si fa un software, voglio capire come funziona, voglio capire perché vedo delle immagini sullo schermo, che cos'è, io li traduco in immagini, ma cosa sono, voglio capire cosa sono i bit, i byte, cioè voglio capire perché c'è la CPU è fatta in questa maniera, dipende da voi, no? Allora quello è il corso. Quindi ci sono queste cose, anche alle scuole. Alle scuole solitamente ci sono, almeno cioè le scuole estere, in Italia forse è un pochino più difficile, però ci sono dei corsi in cui tu puoi fare dei morsi, degli assaggi e poi c'è il corso generale. Quindi ci sarà sempre così dei piccoli morsi che sono i piccoli seminari e poi c'è quello che è considerato un corso, che io non mi piace più nemmeno chiamarlo corso perché non è un termine giusto, direi formazione, quindi lo chiameremo formazione, cioè noi ci formiamo in qualcosa, quindi ci sono i seminari di conoscenza o conoscitivi di astrologia alchemica, 1, 2, 3, come sono stati della Lenormand o cose varie, e poi ci sono c'è la formazione in astrologia alchemica o in alchimia vegetale o in alchimia minerale, eccetera, eccetera, o in magia trasmutatoria, quindi la formazione, perché lì già il termine formazione indica che uno o deprogrammazione, uno va molto più a fondo, cosa che normalmente no, con il seminario, ripeto, può bastare. Per esempio, facciamo un altro esempio, abbiamo fatto l'altro giorno il seminario di medicina alchemica, indicando un prontuario e le capacità di poterlo manipolare in maniera da renderlo più pulito, più energetico e adatto per noi. E chi l'ha fatto si accorgerà. Bene, può bastare questo, cioè non è che uno è costretto a fare la formazione, dice ok, mi sento bene, ho il mio piccolo prontuario per il mal di testa, per questo, per il mal di stomaco, per i polmoni, per il respiro, benissimo, so come fare, ho i primi rudimenti di azione alchemica, di purificazione dei medicinali, eccetera, eccetera, bene, mi basta. Ok, può fare altro oppure non può fare nulla. C'è invece chi è interessato che può decidere di fare la formazione e allora lì si fa un discorso diverso, si va più a fondo e quindi si vanno a dare le basi, un pochino come la matematica, no? Noi la studiamo alle medie, alle superiori fino a un certo punto, ma se vogliamo conoscere la matematica a fondo dobbiamo andare a studiarla all'università, e quindi per conoscere proprio tutta la base assoluta della scienza. Bene, così sarà fatto e tutto, ma così alla fine fa la natura.
no? Stessa cosa avviene anche quando studiamo a scuola, iniziamo le elementari, facciamo le medie, sono come dei seminari, facciamo le superiori, sono come dei seminari, poi se decidiamo noi andiamo avanti e possiamo fare, c'è l'università, ecco la formazione, oppure ci può bastare quello. Se vogliamo ancora di più formazione, facciamo gli stage, facciamo tutte queste cose qua, ok? Sempre, se siete interessati, scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com. Quindi l'astrologia alchemica prende il vostro natus, prende i vostri dati, vede i vostri pianeti, vede le vostre stelle, vede il ciclo dove siete nati, la zona dove siete nati, la regione dove siete nati, i genitori da dove siete nati. Non confondete con costellazioni familiari, perché costellazioni familiari è un termine che mi fa ridere, perché in pratica hanno preso delle cose che c'erano prima su questo argomento e l'hanno chiamato costellazione familiare. Qua è una cosa molto più profonda, perché si agisce nell'interno e va a pulire le cellule. Cioè, in questa maniera, sapendo da dove uno proviene come sangue, si va ad agire direttamente con qualcosa di superiore per poter pulire quel sangue e quindi essere più, cioè non più soggetto a quello che accade in quella zona. Come per fare un esempio, un italiano, io sono italiano, attualmente sono qui in Asia, però sono portato a sentire notizie italiane, è normale, a mangiare italiano, a vedere cose italiane, bene, quello viene dato dal sangue. Immaginiamolo, se noi lo puliamo, ce lo riusciamo a essere obiettivi e quindi guardiamo il mondo, no? È un altro esempio, questo per indicarvi come siete presi dalla situazione e per indicare cosa fa l'astrologia alchemica. Quindi l'astrologia alchemica vede queste cose, queste istituzioni, le studia e dà al praticante le erbe giuste, le pietre giuste, i minerali giusti, i metalli giusti, i sali giusti, i mercuri giusti, i zolfi giusti, i medicinali giusti su base spagirica, omeopatica, quindi non certamente velenosi, azioni giuste, diagrammi giusti, suoni giusti, vibrazioni giusti, colori giusti, forme giuste, posti giusti, vestiti giusti, cioè dice tutto in armonia con ciò che lui è, ma per superare quello che lui stesso è. È una grande arte trasmutativa che trasmuta senza colpo ferire, perché, ripeto, se uno fa, come dico spesso, le cose per bene, non può non avere risultati. E rispondo sempre a coloro che magari, che ne so, cioè delusi, magari se ne vanno via, cose varie, vanno via oppure cambiano strada, e li capisco, per carità, però quando vado a fare un'investigazione su cosa hanno fatto o hanno sbagliato, o non hanno praticato con persistenza, o hanno praticato quando non dovevano, o hanno praticato di testa loro. Cioè, ma io ho pensato di, cosa pensi? Cioè, cosa devi pensare? Cioè, è come se tu vai all'università e ti stanno insegnando medicina, stai lì sul tavolo settorio e dici, no, scusi, a primaria, secondo me ho pensato che, cioè, voglio dire, abbi pazienza. Quindi è quando si fa così che si perdono poi, ma questa è gente che viene, come le falene, viene, si brucia e se ne va, ce ne sono tante. Però dietro queste ci sono le persone serie. Le persone serie sono quelle che vogliono sapere, sono quelle che vogliono conoscere. Io sono l'unico rappresentante della scienza ammonia, l'unico rappresentante di queste cose. Quindi sono interessato a trasmetterle. Vi ricordo anche che l'astrologia alchemica detiene una libreria di oggetti, di grafici, eccetera, eccetera, che veicolando certe energie vanno a trasmutare personalmente anche la persona insieme al resto. È strano, no? Voglio dire, ma questo lo potete anche capire perché avviene anche con la materia fisica normale. Figuratevi con questa conoscenza che veicolate. Quindi, astrologia alchemica, ossia capacità di conoscere il nostro natus, le nostre stelle, i nostri pianeti, i nostri elementi, di capire i nostri cicli, di capire da dove veniamo, cosa siamo, ma di applicare tutta questa conoscenza alla trasmutazione del carattere per diventare meglio, più forti, più intelligenti o più come devo dire,
più pieni, no? Più realizzati, oppure se uno vuole, e quindi può anche farlo come via per potersi deificare, perché alla fine quello accade. Ci si deifica perché si tolgono di dosso come tanti strati, tante scaglie che ne hanno determinato la nostra non vera azione. Ci si toglie la schiavitù per cominciare a vedere le cose come sono. Vi avviso che c'è un'azione abbastanza forte sulla psiche e sul corpo umano, e quindi se voi avete troppi legami familiari e che ne so, dice, sì, ma io non riesco a non amare per esempio mia madre, fate bene, però vi avviso che questo è da un'azione di calma, cioè nel senso si va a amare la propria madre non più con in maniera magari come prima, però si va ad esserne anche abbastanza liberi. Cioè questa, l'astrologia alchemica, come ogni cosa della scienza alchemica dell'ordine ammonio, tende all'individualizzazione, tende ad individualizzare l'essere, tende a portare l'essere ad essere se stesso, e quindi tende a non far dipendere l'essere da nessuno e da niente. Possono essere pure dei, mamme, papà, fidanzati, fidanzate, mogli, mariti, figli, terra, patria, lo rende indipendente a tutto ciò che sono le suggestioni che vengono dall'esterno verso l'interno. Quindi scuola lunare@gmail.com, scuola lunare academy, scuola lunare academy.mra.com. Ne parleremo ancora, questo è un'idea già di oggi, e quindi sto mettendo per iscritto il tutto, e poi farò anche altre trasmissioni per farvelo capire. Vi ricordo che le formazioni sono diverse, sono formazioni di alchimia generica o alchimia grande, che ha un'unione con tutto: alchimia vegetale, alchimia minerale, magia trasmutatoria, magia sintetica, lo splendor solis, che è l'azione diretta e segreta su se stessi, la scuola lunare segreta, che va a fare una formazione che è quanto più possibile vicina a ciò che era l'ordine ammonio. Poi ci sono i seminari e le formazioni di altre cose. Andate a visitare il sito www.academymra.com, sentite le pillole su YouTube, sempre su Ordine Ammonio Televisione oppure MRA, e insomma su Facebook e cose varie. Insomma, c'è tanto. Questa nuova cosa di astrologia alchemica l'ho pensata un po', nel senso che avevo gli elementi, però sono lì dell'ordine all'epoca, però ho dovuto aspettare che la gente diventasse un po' brava anche, e che arrivasse il momento giusto. Questi sono i momenti giusti se siete interessati a conoscere chi siete, cosa siete, da dove venite, in cosa siete schiavi, cos'è il vostro sangue e come agire senza colpo ferire, cioè senza sforzi, per poter andare a purificarsi. Come prendere una medicina, come dico sempre io. Quindi se viene presa nel momento giusto, nella situazione giusta, nella dose giusta, senza fare di testa propria, ma ascoltando chi te lo dice. Io ho avuto gente che senza che io dicessi ha fatto di testa sua, poi c'è stata male, perché bene o male è un'azione sul fisico, sulle cellule e sulla psiche. Quindi non dovete fare, se decidete di fare queste cose, ma questo vale anche per lo yoga, se andate a fare pranayama e non seguite le prescrizioni del vostro maestro di pranayama, voi rischiate di morire oppure di ammalarvi gravemente. Quindi qui vi svela veramente la chiave del vostro essere, cioè la chiave chimica del vostro essere, perché ogni essere ha una chiave chimica particolare. Bene, questo volevo dire come quota finale. L'alchimia alchemica, scusate, l'astrologia alchemica svela la chiave chimica che ha creato, mediante stelle, pianeti, elementi e cicli del momento che è nato la persona, proprio la persona che è nata. Conoscendo la chiave, ecco che è possibile aprire la serratura. La serratura è dentro il corpo fisico, la serratura è dentro il nostro DNA, la serratura è dentro la nostra mente, e quindi sbloccare noi stessi a conoscere le cose superiori, ma non solo, anche ad altro, a fare cose che neanche avremo in mente e immaginato. Bene,
scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com. Vi saluto e buon giovedì e non mangiate troppo e fate un po' di digiuno.